Ciao a tutti, occhio di lince. Per chi non mi conosce, mi chiamo Edo Thomas, sono un insegnante di yoga da più di 15 anni e utilizzo i concetti della neurologia funzionale per migliorare la pratica di yoga. Il tema oggi è l'apertura del torace. In tante posizioni di yoga si utilizza proprio questo movimento della colonna vertebrale e dell'apertura, quindi del spazio intercostale. Quindi faremo una preparazione, un neuro warm up e utilizzando la mobilità articolare in catena chiusa delle scapole e anche delle spalle per poi dopo eseguire con 3 attrezzi diversi qui accanto a me per creare questa apertura del torace. Prima iscrivetevi al mio canale e schiacciate la campanella di avviso per non perdere neanche una lezione, mettete il pollice, mettete i commenti, così questa video lezione andrà ad raggiungere tante altre persone. Ok? Iniziamo la pratica. Allora, il primo esercizio in catena chiusa, cosa vuol dire? Che io ho le mani e le ginocchia a terra per creare una mobilità specifica alle scapole. Allora, parto con un esercizio di respirazione in quadrupedia, cerco di sentire bene i palmi e le ginocchia e mano a mano che io respiro con l'addome si crea una ulteriore curva fisiologica del tratto lombare, che la verità è un po' oltre la curva fisiologica. Mano a mano crea sempre di più la lordose, io alzo la testa e con lo sguardo verso l'orizzonte. Lascio che le scapole si rilassano, per cui le scapole vanno verso il centro della colonna vertebrale. Le spalle sempre lontane dal collo e continuo ad respirare. Vedete che mano a mano ci sia proprio questa curva fisiologica, c'è tutta una contrazione sulla colonna vertebrale, sui paravertebrali e io do una contrazione, attivazione ma anche contrazione a livello cervicale e lo sguardo verso l'orizzonte. Da questa posizione, se vi dà fastidio, abbasso leggermente la testa, ma non con la testa caduta, lascio la testa parallela a terra e vado a muovere solo le scapole. Prima di tutto io torco le braccia, mi metto in questa posizione così mi vedete, extra ruoto le spalle e l'incovo dei gomiti guardano dritto. Mi metto di nuovo di fianco e lascio che le scapole vengano verso il centro della colonna e le scapole che vanno lontane dalla colonna. Non muovo il bacino, lascialo sempre lì, neutro. Spingo il pavimento, le scapole fanno una abduzione.
continuo a muovere. Può chiamarsi protrazione nel momento in cui faccio con le scapole all'interno della colonna, retrazione quando le scapole vengono vicino alla colonna vertebrale, e continuo a fargli questi movimenti. Ok, adesso faccio solo con un braccio e poi solo con l'altro. Mi metto in questa posizione così mi vedete meglio, metto la mano sinistra alle spalle destra, appoggio il palmo destro senza muovere il tronco, solo le scapole a destra. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Cambio, ruoto sempre il braccio, incavo del gomito guardando in avanti e vado. 1, 2, 3, 4, sempre un movimento di qualità. 5, 6 e 7. Per far sì che ci sia proprio un movimento di qualità, devo assolutamente farlo molto piano. Il 110% di concentrazione su quel movimento. Ok? Abbiamo fatto le scapole in catena chiusa, per cui con le mani giù in basso, tutte e due scapole, la destra, la sinistra. Ora faremo per le spalle. Siccome siamo seduti lo faremo già che seduti, senza stare lì ad alzarsi, eccetera, eccetera. Ok? Allora, per chi ha difficoltà c'è il mattoncino qui, quindi io mi metto il mattoncino sotto gli ischi, posso mettere le gambe in posizione un po' più raccolta vicino al bacino. Ok, metto le mani alle ginocchia, faccio la posizione eretta come se ci fosse un filo che mi tira su in alto e muoverò le spalle. Come? Stendo le braccia una lontano dall'altra e dalle spalle ruoto e intraruoto il braccio sinistro e dalle spalle ruoto e anche il braccio. Spalla destra e dalle spalle ruoto. 1, dalle spalle fino alla mano, dalle spalle fino alla mano e vado. Intra e extra rotazione delle spalle, per poi dopo farlo con una e con l'altra, con una e con l'altra allo stesso momento. Quando una spalla fa una interrotazione, l'altra spalla fa una extrarotazione, sempre dalle spalle verso la mano, dalle spalle verso la mano. Cioè devo proprio foccare la mia attenzione alle spalle, che poi dopo il braccio, la mano fino in fondo, poi ruotano, si muovono, è una conseguenza del movimento o dei movimenti. E stop. Bene, mi rilasso, sempre questo filo che mi tira su verso l'alto e porto il respiro verso la parte più bassa dell'addome.
proprio la verità non è neanche portare il respiro in basso, è lasciare che ci sia questo respiro in basso. Ok, allora cominciamo con il mattoncino. Allora, il mattoncino lo possiamo mettere in questa posizione o in questa posizione. Allora, metterò appena un pochettino più in basso rispetto alle scapole. Non cercate di portare il mattoncino troppo vicino al tratto lombare, no. Potrei mettere anche tra le scapole un pochettino più in su, non sul tratto cervicale. Per cui posso cambiare la posizione del mattoncino mano a mano, io mi sento, vedo che sono più bloccato in quel punto, allora ok, metto lì, poi riesco a sbloccarmi un po' di più, cambio la posizione, per cui posso modificare. Allora, metto il mattoncino in questa posizione, tanto per cominciare, faccio con le gambe flesse. Ok, buono. Porto il respiro sul torace, giù in basso. Per chi ha fastidio, dà fastidio o ha un problema alla cervicale, devi mettere un altro spessorino dietro la testa. Poi dopo posso agganciare le mani ai gomiti, posso rilasciare le braccia lateralmente o posso portare le braccia indietro. Io in questa posizione sto molto bene e sono abbastanza tranquillo. Non portate il mento verso il soffitto, il massimo che potete parallelo a terra. Posso anche stendere le gambe. Mettiamo con le gambe flesse perché così in questa maniera scarico un po' di più il peso sul dorso, non sul tratto lombare. Porto il respiro sulla gamba toracica anteriore. Bene, tiro sulla testa, prima cosa, e poi o vado a destra o vado a sinistra. Ok, e bene. Allora, io ho messo il mattoncino in questa altezza, potete girarlo, ok? Mettendo ancora più in alto. Proviamo. Questo mattoncino è quello in gomma, così in questa maniera mi dà molto meno fastidio dietro le schiene. E vado. E poi le braccia. Più impegnativo. Posso stendere le gambe o posso lasciarle ferme, dritte. Gambe flesse o gambe dritte. Man mano che io cedo, che il mio torace cede, io aggiusto la testa. Tiro sulla testa, giro a destra o a sinistra e stop. Bene, col mattoncino abbiamo finito. Adesso utilizziamo il cilindro fatto in polistirolo, anche questo qua comprato alla Decathlon a pochissimo, è quel cilindro dove si fa la liberazione miofasciale.
utilizzo questo per rotolarmi. Quindi faccio un piccolo massaggio per poi dopo creare l'apertura del torace. Bene, in questo caso adesso alzo il bacino e mi muovo. Io cerco di muovere solo sul tratto toracico, non vado sul tratto lombare, solo qui. Piccolo massaggino, posso tenere anche la testa con le mani, tutto il trapezio, i romboidi verso la parte superiore del trapezio. Ok, trovo la posizione dove io adesso dovrò andare dietro. Questo è un po' più impegnativo. Metto le mani dietro la testa. E le braccia. Stendo le gambe. Di tanto in tanto posso alzare un po' il bacino, fare un piccolo massaggino per poi andare più in basso. Cambio anche posizione rispetto al mattoncino. Qua posso cambiare un po' la posizione dell'oggetto alla mia schiena, un po' più in basso o un po' più in alto, e vengo su con la testa. Se avete visto, è più mobile questo attrezzo rispetto al mattoncino. Non sto dicendo che questo va meglio rispetto all'altro, per cui dovete provare, fare, stare lì un po', creare la respirazione solotoracica, eccetera, eccetera. Per cui bisogna proprio provare, trovare esattamente l'attrezzo che in quel momento vi dà una, per esempio, un'apertura maggiore e non vi crea un dolore. Ok? Questo è molto importante. Adesso il cerchio. Questo cerchio l'ho fatto fare al mio falegname. Questo invece lo trovate anche nei negozi di tipo Flying Tigers, i negozi quelli che costano veramente poco, in plastica, però questo qua è tutto un discorso anche di materiale quasi no, riciclabile, perché il materassino era quello che avevano in studio, che poi la gente andava lì e lasciava, e l'ho approfittato. Questo legno qua non l'ho comprato perché il falegname ce l'aveva lì a casa e l'ha fatto con materiali che non ha neanche speso nulla, e è fatto molto molto bene. Ok? Allora, questo invece è molto più impegnativo. Allora, blocco con le mani. Vedete che c'è proprio un strato, un pezzo di legno dove io aggancerò le mani qui all'interno, che mi sembra che negli altri non ci siano, che sia liscio, invece questo qua c'è la possibilità di agganciare le dita delle mani. Ok. Il discorso del massaggio è esattamente uguale, ma questo qui sono più in alto e riesco a portare anche sul tratto lombare. Vado con le ginocchia, appoggio la testa, quando vengo verso il tratto lombare alzo la testa, quando vado dietro posso lasciare la testa indietro. Ok. Dopo 4-5 movimenti avanti e indietro direi che sono pronto. Allora, prima cosa è andare
agganciare le dita delle mani in quel pezzettino di legno che è all'esterno, quindi che esce dalla ruota. I gomiti devono essere il più stretto possibile, non aprite, il più stretto possibile. Dovrò esattamente raggiungere con le avambraccia e i gomiti a terra, per cui inspiro, espiro e vado. Dei piccoli movimenti per cercare di piano piano di raggiungere i gomiti a terra. Testa in basso, stop. Bene, è una posizione abbastanza intensa per l'apertura torace. Sarei potuto rimanere più tempo, ma volevo esattamente darvi una spiegazione, darvi esattamente l'idea di quello che dovete fare per raggiungere la posizione finale. Ok? Poi, raggiungendo la posizione finale, lo potete stare lì anche 2-3 minuti o anche di meno, respirando sulla parte frontale del torace. Ok? Questi sono i 3 attrezzi che potete utilizzare. Ricordatevi sempre di iscrivervi al mio canale, di schiacciare la campanella e mettere il pollice e di scrivere un commento, così il canale è bello carico e va a raggiungere esattamente a tantissime persone. Ok? Io per oggi ho finito e vi lascio qua 2 link in modo tale che poi dopo lo potete guardare queste 2 lezioni, perché poi dopo ci sono esattamente i collegamenti su questa lezione. Va bene? Ci vediamo lungo le strade.